Ciao, l'idea di questo video che vedrai è quella di raccontare una giornata di pesca ai tonnetti alletterati, per condividere con te cosa funziona, cosa ha funzionato meglio, quale esca ha funzionato, a che velocità e in quali condizioni. Ho provato la maggior parte delle tipologie di artificiali che potessi provare in una giornata di pesca e le mie giornate non sono mai più lunghe di qualche ora. Ma se l'esperimento ti intriga, fammelo sapere nei commenti e magari dedicherò un'altra giornata provando altri artificiali. L'idea è di documentare tutto per capire cosa ha funzionato, perché ha funzionato, ma soprattutto cosa non ha funzionato. E in questo le riprese subacquee sono molto utili. Io consiglierei l'acquisto di una camera subacquea Waterwolf a tutti. In questo video vedremo l'attacco di un pesce spada che non è andato a buon fine. Se non avessi avuto la telecamera non l'avrei mai saputo. Ci aiuta tantissimo a capire dove sbagliamo, cosa sbagliamo, a vedere artificiali che a una certa velocità cominciano a ruotare, a vedere attacchi falliti di pesci su un artificiale solo perché trainato mezzo nodo più lento. Durante il video ho inserito alcune note, così ho focalizzato quelli che per me sono i fattori essenziali per la pesca. Per esempio un fattore come la velocità è fondamentale. E io l'ho visto grazie alle telecamere anni fa, come la sua influenza fosse determinante sull'attacco da parte dei pesci. Il tutto per ottimizzare la pescata al meglio, avere tanti strike, rilasciare tanti pesci ma tenerne tanti. Direi che è andata abbastanza bene. A seguito della giornata di pesca ho fatto dei vasetti sott'olio, tonno alletterato sott'olio. Farò un video dedicato e lo metterò sotto una nuova playlist dedicata proprio alla cucina. Ovviamente non sono mancati gli imprevisti, ma vabbè, questo fa parte del gioco. Ma adesso cominciamo dalla soleggiata intro del video. Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Giornata molto bella di metà dicembre. Facciamo una traina costiera agli alletterati. Il tentativo in realtà è quello di fare diverse prove con diversi tipi di esche. Vediamo quello che funziona di più. Vediamo se mangiano sui 40 metri, altrimenti mi metterò più profondo. Assetto una canna con piombo a 40 metri e una sgallata completamente a galla a 120 metri. Utilizzo la canna col mulinello elettrico, così la posso mettere a 120 metri e poi ritirare facilmente col mulinello, anche se sono allamato con un pesce sull'altra canna. Purtroppo pescando da soli bisogna arrangiarsi al meglio. Quindi l'idea è quella di cominciare con un pesciolino riflettente hard bite e uno in silicone in tandem affondati con un piombo, mentre a galla a 100 metri dalla barca un cucchiaino rosa. Ecco, finalmente si vede qualche gabbiano, presumibilmente adesso la corrente sta entrando, quella ascendente, quindi provo a trainare in prossimità dei gabbiani.
si è aggrovigliato, quindi non lo sgancio, recupero a mano. Contro un artificiale sia siliconico che hard bait hanno preferito l'unghietta a galla. Allora, ho appurato che quello che ha funzionato fondamentalmente è stata l'unghietta rosa trainata a una velocità di 5-6 nodi, mentre l'hard bite e il soft bite, cioè il pesciolino rigido e quello in silicone in tandem, non hanno sortito nessun effetto. Quindi, volendo fare un esperimento, adesso metterò una serie di artificiali tutti insieme vicini alla barca a 40-50 metri, li affonderò di più con un piombo più pesante, sui 750 grammi, quindi almeno 2 metri sott'acqua dovrebbero pescare. E poi sulla lunga distanza, grazie al mulinello elettrico, sui 120 metri metterò l'unghietta a galla. Ho messo la telecamera sulla filosa con più artificiali collegati insieme, così vedremo esattamente su quale artificiale si avvicinano, se si attaccano, se invece si spaventano e vanno via. Vediamo un po' come va. Non è grosso come i precedenti, però è sempre un bel pesce. Adesso ripasso sempre sullo stesso punto. Questo sembra abbastanza nervoso.
Mi si è staccato il piombo, infatti la telecamera ballava sull'acqua. Stavo pensando proprio di preparare un altro piombo quando è partita di nuovo la canna, quindi recupero questo pesce, poi in caso ci ripasso sopra a quel punto mettendo un piombo nuovo. Siamo arrivati all'asola dove c'era il piombo, ora c'è la telecamera. C'è il pesce, più o meno tutti la stessa dimensione, tranne qualcuno un po' più grosso. Sto pescando a una profondità fra i 90 e gli 80 metri e li ho trovati. Pesco a una velocità di 6 nodi, se fossimo in due riusciremmo a pescare di più, ma va bene così per il momento. Faccio un altro giro sul punto, adesso sono sui 123 metri, come si può vedere dalla traccia sto girando sempre in un punto. Non ho modo di sapere se sott'acqua si siano avvicinati alla filosa o meno, quindi a questo punto cambio tattica, inverto le lenze. Tutta la filosa la allontano 120 metri con la canna col mulinello elettrico. Così se dovessi prendere qualche alletterato sulla corta distanza con l'unghietta, poi eventualmente posso rifare il cambio per testare se effettivamente sia l'unghietta a funzionare bene oppure no. Poi le riprese subacquee le vedrò solamente stasera, voi le vedrete nel video montato. Appurato che la filosa con i polipetti affondata di un paio di metri non ha funzionato, cambio filosa, la metto con raglu e pesciolini in silicone. Vediamo se funziona. Questa però stavolta la metto a galla con un aeroplanino che generi muovendosi spruzzi sull'acqua.
varie dimensioni, vari colori. Vediamo quello che succede. Alla fine l'unica esca che sta funzionando è un'unghietta rosa e anche unghietta blu. La filosa con i polipetti affondata di 1 metro non ha funzionato, la filosa con le piume assieme ai polipetti non ha funzionato, i raglu e i pesciolini siliconici non stanno funzionando, l'unica cosa che funziona è l'unghietta. Quindi continuo a insistere con la filosa, ma pesco contemporaneamente con l'unghietta leggermente affondata. Ha funzionato sia affondata che a galla. Probabilmente una cuglia imperiale, un pesce spada mi hanno praticamente spezzato la canna, quella sulla lunga distanza, con il mulinello elettrico. La frizione non era molto chiusa, però la frizione del mulinello elettrico non è adatta per questo tipo di pesca, quindi ho rischiato. Presumo fosse un pesce perché ho trovato il pesciolino siliconico completamente squarciato. Il mulinello è finito in mare, fortunatamente c'era il cavo elettrico che lo teneva, quindi ho fermato la barca, ho recuperato e spero non si sia rovinato. Un po' sicuramente si è rovinato, però spero funzioni. La canna si è spezzata proprio dove c'è la fine del portacanna. E nulla, la canna era scarsa, questo sì. Probabilmente sfregando sul portacanna si era anche indebolita. Alla fine quello che ha tenuto la canna legata alla barca è stato il mulinello con questo connettore ad avvitare, però il cavo si è rovinato. L'ho già tagliato, ricollegato e adesso funziona. Ora il mulinello si accende. Io ho immediatamente messo dell'acqua dolce di una bottiglia sul mulinello, però a questo punto vorrei togliere queste 2 viti e mettere dentro dello svitol per contatti elettrici, per eliminare la condensa e pulire i contatti. Vediamo se riesco nell'intento.
mi fermo qui e rientro, anche perché rischio di superare il limite per la pesca sportiva, il peso. E adesso andiamo in cucina e li prepariamo sott'olio.